Buon pomeriggio a tutti cari amici tifosi rossoneri, benvenuti o bentornati sul canale Milanisti. Oggi è il Luka Modric Day, tra poco apporrà le firme sul contratto che lo legherà al Milan e quindi oggi, come promesso, questo è il video che spiega chi è Luka Modric e per quali motivi il Milan ha fatto bene a prenderlo anche se a parametro zero. Prima di tutto però vi invito a fare iscrizione al canale, accendere la campanella, lasciare un like e commentare anche tatticamente sotto i video per aiutare questo canale a crescere. Grazie a tutti. Senza perderci in ulteriori chiacchiere andiamo direttamente su questa relazione che ho preparato per spiegarvi perché Luka Modric è un grandissimo del calcio mondiale e perché il Milan ha fatto bene a prenderlo. Vediamo i suoi dati anagrafici, data di nascita 9 settembre 1985, età 39 anni, luogo di nascita Zara in Croazia, altezza 1,72, 66 kg, piede preferito il destro ma è ambidestro, quindi gioca anche con grande abilità col piede sinistro, stato contrattuale era fino ad oggi svincolato, agente Universal 22. Background e profilo psicologico. L'analisi del profilo di Luka Modric non può prescindere dal suo background personale, un elemento chiave per comprendere la sua straordinaria forza mentale e longevità agonistica. Cresciuto come rifugiato durante la guerra di indipendenza croata, un periodo traumatico in cui suo nonno omonimo fu tragicamente ucciso, Modric ha sviluppato fin da bambino una resilienza fuori dal comune. Questa capacità di superare l'avversità si è riflessa costantemente nella sua carriera, dalle difficoltà iniziali al Tottenham all'essere etichettato frettolosamente come il peggiore acquisto dell'anno. Questo percorso di vita ha forgiato un professionista esemplare dalla personalità riservata e interamente dedito al lavoro e alla famiglia. Il suo stile di vita tranquillo, lontano dagli eccessi, è un fattore determinante per la sua eccezionale condizione fisica a 39 anni. La sua ispirazione, tratta da figure come Zvonimir Boban e Francesco Totti, ne rivela l'ammirazione per la leadership tecnica e la classe pura. La sua storia personale non è un semplice dato biografico, ma un indicatore predittivo del suo impatto. L'AC Milan nelle stagioni recenti ha dimostrato talento ma anche fragilità psicologica nei momenti di massima pressione. L'inserimento di un profilo come Modric non rappresenta solo un upgrade tecnico ma l'innesto di un ammortizzatore psicologico per l'intero gruppo. La sua comprovata capacità di eccellere quando la posta in gioco è più alta è un asset intangibile che può stabilizzare le performance della squadra, elevare lo standard di professionalità nello spogliatoio e guidare la reazione nei momenti di difficoltà agendo da riferimento per i compagni più giovani. La carriera di Luka Modric è una testimonianza di crescita costante e di un'affermazione ai vertici assoluti del calcio mondiale, caratterizzata da un da una fame di vittorie insaziabile. Dopo aver firmato per la Dinamo Zagabria a 16 anni, il suo percorso di formazione passa attraverso due prestiti fondamentali. Il primo allo Zrinjski Mostar nel campionato bosniaco. È un'esperienza che lui stesso ha definito cruciale per temprarne il carattere e il fisico. In un contesto di gioco molto rude, a soli 18 anni, viene eletto miglior giocatore del campionato. L'anno successivo, all'Inter Zaprešić, contribuisce al secondo posto in campionato e viene nominato speranza del calcio croato. Tornato alla Dinamo, diventa leader tecnico della squadra, giocando da playmaker e contribuendo alla vittoria di 3 campionati, 2 Coppe di Croazia e una Supercoppa croata. Il trasferimento al Tottenham per 16,5 milioni di sterline, circa 21 milioni di euro, lo proietta nel calcio d'élite. Superato il primo periodo di adattamento iniziale sotto la guida di Harry Redknapp, diventa il fulcro del centrocampo degli Spurs insieme a Gareth Bale. Guida la squadra a un'importante crescita culminata con la qualificazione e lo storico raggiungimento dei quarti di finale di UEFA Champions League nella stagione 2010-2011 dove vengono eliminati proprio dal Real Madrid. Nonostante non vinca trofei, a White Hart Lane matura come giocatore completo in uno dei campionati più intensi al mondo. Nell'estate del 2012 passa al Real Madrid per una cifra intorno ai 42 milioni di euro. Dopo le già citate critiche iniziali si impone come uno dei centrocampisti più forti e influenti della storia del club. Diventa il cervello e il metronomo del leggendario centrocampo che insieme a Kroos e a Casemiro domina l'Europa per un decennio. Con i Blancos vince un numero impressionante di trofei, tra cui spiccano 6 UEFA Champions League, un'impresa che lo pone al pari di icone assolute come Gento e Dani Carvajal.
Il 2018 è l'anno della sua consacrazione definitiva. Dopo aver vinto la Champions League, trascina la Croazia ad una storica finale di Coppa del Mondo, venendo premiato come miglior giocatore del torneo, pallone d'oro del mondiale. Queste prestazioni gli valgono la vittoria del pallone d'oro, del The Best FIFA Men's Player e del UEFA Men's Player of the Year, interrompendo il decennale duopolio di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Modric è il simbolo della nazionale croata, capitano e primatista di presenze con 174 apparizioni e 24 gol. Ha guidato la sua nazione ai più grandi successi della sua storia, la finale della Coppa del Mondo del 2018, il terzo posto alla Coppa del Mondo del 22 e la finale del UEFA Nations League del 23. La sua longevità è testimoniata anche dai record stabiliti con la maglia a scacchi, come quello di marcatore più anziano nella storia dei campionati europei, segnando contro l'Italia a Euro 2024 all'età di 38 anni e 289 giorni. Qui ci sono la serie impressionante di vittorie, 6 Champions League, 6 Coppa del Mondo per club, 5 Coppa del Mondo per club, 5 Supercoppe UEFA, 4 campionati spagnoli, 2 Coppe del Re, eccetera, eccetera. Una serie di trofei impressionante. Luka Modric è l'archetipo del centrocampista moderno, la cui grandezza non risiede nella potenza fisica ma nell'assoluto dominio cognitivo del gioco. La sua filosofia è chiara: il calcio è un gioco che si gioca con la testa. Puoi mettere tutta la forza fisica che vuoi, ma c'è qualcosa che si chiama intelligenza calcistica che sarà sempre essenziale. Questa è la sua capacità, la sua qualità primaria, è il motore della sua longevità. Modric possiede una capacità elitaria di scannerizzare il campo, comprendere la posizione dei compagni e degli avversari e anticipare lo sviluppo dell'azione. Non si limita ad eseguire una giocata, ma sceglie costantemente quella più alta probabilità di successo per la squadra, e dopo lo vedremo nelle immagini che vi farò vedere. È il cervello in campo, un uomo che connette le parti e che detta il ritmo, accelerando quando serve rompere le linee e rallentando per consolidare il possesso. Questa comprensione superiore del calcio gli permette di essere sempre nella posizione giusta per ricevere palla o per intercettare le linee di passaggio avversarie. Il suo repertorio tecnico nel passaggio è enciclopedico. Utilizzando entrambi i piedi con uguale efficacia è in grado di eseguire passaggi corti e sicuri per mantenere il controllo del gioco e attirare la pressione avversaria, verticalizzazioni, taglialinee per servire gli attaccanti tra difesa e centrocampo, cambi di gioco, lanci lunghi e precisi per spostare rapidamente il fronte offensivo, passaggi filtranti per mandare i compagni in porta con tempi giusti. Un marchio di fabbrica è la trivela, il passaggio con l'esterno del piede, lungi da essere un gesto puramente estetico, uno strumento tattico che gli consente di mascherare la direzione del passaggio fino all'ultimo istante e di imprimere alla palla traiettorie imprevedibili, spesso aggirando la postura difensiva dell'avversario. Le valutazioni del gioco eSport FC sono passaggi 88, visione 90, passaggi lunghi 90, effetto 85. Ricordo che queste valutazioni sono da 1 a 100 e queste quantificano in modo efficace questo set di abilità di livello mondiale. Controllo di palla e dribbling. Dotato di un baricentro basso e di agilità 92, dato percentile, e di equilibrio 92, eccezionali, Modric è estremamente difficile da pressare e da privare del pallone. Il suo controllo orientato è quasi sempre perfetto. Nel controllo orientato assomiglia molto a Pirlo, non so se vi ricordate i movimenti che faceva Pirlo. Il suo controllo orientato è quasi sempre perfetto, permettendo di guadagnare un tempo di gioco sull'avversario diretto. Utilizza il dribbling in modo funzionale non per l'azione solitaria, ma come strumento per eludere la prima pressione, creare superiorità numerica e aprire nuove linee di passaggio. La sua capacità di condurre la palla in progressione anche a 39 anni rimane di altissimo livello, posizionandosi nel 93 percentile tra i centrocampisti. Sebbene non sia un mediano di rottura, il suo contributo difensivo è significativo, è ancora una volta basato sull'intelligenza. La sua comprensione del gioco gli permette di leggere in anticipo le intenzioni avversarie, posizionandosi in modo da intercettare i passaggi. I dati lo collocano nell'82 percentile degli intercetti, una statistica notevole che smentisce l'idea di un giocatore gracilino o passivo in fase difensiva. Partecipa attivamente alla prima pressione cercando la riaggressione immediata per recuperare il possesso in zone alte del campo. L'analisi tattica del Milan nelle ultime stagioni ha spesso evidenziato una squadra talentuosa ma tatticamente spezzata, con una costruzione che si affidava
ai lanci lunghi o alle iniziative individuali dei suoi uomini migliori come Rafa Leao e Teo Hernandez, bypassando una manovra ragionata a centrocampo. L'impatto di Modric in questo contesto non sarebbe meramente additivo, ma moltiplicativo. Egli agisce da connettore universale, il giocatore che fa funzionare meglio l'intero sistema. Un suo passaggio non è un semplice trasferimento del pallone, ma un'informazione precisa che mette il compagno ricevente nella condizione ideale per la giocata successiva. L'arrivo di Modric renderebbe più efficienti gli investimenti già fatti sul parco attaccanti. I giocatori come Leao riceverebbero palla con tempi e spazi ottimali per puntare l'avversario, mentre la punta centrale sarebbe servita con maggior continuità e qualità. In sintesi, Modric trasformerebbe una collezione di talenti individuali in un'orchestra coesa e armonica, elevando il rendimento collettivo dell'intera fase offensiva. Non so ragazzi se vi rendete conto di cosa significa tutto questo. Cioè, Modric non è semplicemente un buon giocatore o un ottimo giocatore, non è semplicemente un giocatore fine a se stesso che prende palla, dribbla tutti e fa gol. È un giocatore che fa funzionare tutta una squadra. È questo il suo scopo ed è questo il motivo principale per cui è stato preso. Nonostante l'età avanzata e un ruolo non sempre da titolare fisso nel Real Madrid, l'analisi dei dati di rendimento di Luka Modric nella stagione 23-24 rivela una qualità di performance che rimane a livelli di elite assoluta. Le sue statistiche normalizzate per 90 minuti e i suoi piazzamenti percentili rispetto ai pari ruolo nei top 5 campionati europei dimostrano che il suo impatto, quando chiamato in causa, è ancora quello di un fuoriclasse. Nella stagione 23-24 ha totalizzato 46 presenze complessive con 2 gol e con un contributo significativo in termini di assist e creazione di gioco. I dati quantitativi confermano che il suo stato di playmaker di livello mondiale. Le analisi percentili lo collocano nel 99 percentile per assist attesi e tiri, un dato che lo identifica come uno dei migliori centrocampisti al mondo, se non il migliore, nel creare occasioni da gol. Questo indica una straordinaria capacità non solo di servire i compagni, ma di farlo in zone ad alta pericolosità e con una qualità che aumenta significativamente la probabilità di segnare. Modric eccelle nelle metriche che misurano la capacità di far avanzare la manovra, è tra i migliori per passaggi completati e passaggi progressivi in avanti, dimostrando una costante propensione al gioco verticale e costruttivo. La sua precisione nei passaggi si attesta su valori altissimi, 88,83%, un indicatore di pulizia tecnica e di scelte di gioco quasi sempre corrette. La sua abilità nella conduzione palla al piede lo posiziona nel 93 percentile, a testimonianza di come sia ancora in grado di superare la pressione e di guadagnare campo. Come già evidenziato nell'analisi tattica, i numeri supportano la sua efficacia in fase di non possesso, con 71 intercettazioni e 93 contrasti registrati nella stagione, dimostra un'applicazione e un'intelligenza posizionale che gli consentono di essere un fattore anche nel recupero palla. L'inserimento di Luka Modric nell'organico del Milan per la stagione 25-26 sotto la guida di Massimiliano Allegri offre molteplici soluzioni tattiche di altissimo profilo, capaci di elevare la qualità e la versatilità del centrocampo rossonero. Massimiliano Allegri è un allenatore pragmatico che adatta il sistema di gioco alle caratteristiche dei giocatori a disposizione. I suoi moduli di riferimento sono quelli più adatti alla rosa attuale del Milan, cioè il 4-3-3 o 4-2-3-1. Il centrocampo rossonero, che attualmente è composto da giocatori con spiccate doti di dinamismo e fisicità come Loftus-Cheek e Fofana e profili tecnici come Samuele Ricci, in questa analisi della squadra ha però evidenziato una carenza strutturale, cioè la mancanza di un vero metronomo, un regista puro capace di orchestrare la manovra con continuità, visione e leadership. Modric è il profilo ideale per colmare questa lacuna. Quindi Modric si cala alla perfezione in un centrocampo che magari non sarà composto da Loftus-Cheek e Fofana, magari arriverà Yashari, come tutti speriamo, ma comunque con Yashari, che ha un profilo di fisicità simile a Loftus-Cheek e Fofana e un profilo tecnico come Ricci, Modric si potrebbe sposare alla perfezione. La sua polivalenza gli consente di ricoprire con la stessa efficacia tutti i ruoli chiave del centrocampo. Opzione 1. Regista basso nel 4-3-3. Questo è il suo ruolo più naturale, è quello in cui potrebbe avere l'impatto più profondo. Posizionato davanti alla difesa, agirebbe da fulcro nella costruzione, dettando i tempi.
abbassandosi per ricevere palla dai difensori e scegliendo la linea di passaggio più efficace per avviare l'azione. In questo scenario sarebbe protetto da due mezzali più fisiche e dinamiche, esempio Loftus-Cheek e Fofana, che gli garantirebbero copertura e inserimenti, liberando Modric dai compiti di marcatura più dispendiosi. Opzione 2, mezzala di qualità, preferibilmente a sinistra nel 4-3-3. Alcune analisi indicano come questa sua posizione ideale per massimizzare la connessione con gli attaccanti. La mezzala a sinistra potrebbe creare una catena di altissima qualità con Rafael Leao, generando triangolazioni e superiorità numerica sulla fascia più talentuosa della squadra. Questo assetto permetterebbe di schierare un mediano più difensivo al centro, garantendo maggiore equilibrio. Opzione 3, trequartista ibrido nel 4-2-3-1. Sebbene Allegri abbia storicamente preferito trequartisti più fisici e di inserimento come Boateng, Modric potrebbe interpretare il ruolo in modo unico. Non sarebbe un numero 10 statico, ma un playmaker avanzato, libero di svariare tra le linee per ricevere palla, rifinire l'ultimo passaggio e partecipare alla prima pressione organizzata. La sua intelligenza tattica gli permetterebbe di trovare gli spazi giusti per non dare riferimenti alla difesa avversaria. In conclusione, vediamo quali sono i rischi e le opportunità. Rischio 1 è il rischio più evidente, cioè la sua età anagrafica. Non si può pretendere che Modric giochi 90 minuti ogni 3 giorni, il suo impiego dovrà essere gestito in modo scientifico e strategico da Massimiliano Allegri e dal suo staff, preservandolo per le partite di maggior peso e utilizzandolo per massimizzare l'impatto nei momenti cruciali della stagione. È per questo, secondo me, che è stato preso anche Ricci, perché Allegri probabilmente ha pensato innanzitutto che Ricci può crescere molto all'ombra di Modric, ma soprattutto che, essendo Modric un giocatore che può giocare anche nel ruolo di Ricci, potrebbe essere un vantaggio partire con uno e finire con l'altro o viceversa. Rischio 2, adattamento al campionato italiano. La Serie A è un campionato noto per il suo tatticismo e la sua intensità fisica. Modric potrebbe incontrare difficoltà contro squadre che applicano marcature uomo aggressive e sistematiche a centrocampo, tuttavia la sua intelligenza nel muoversi senza palla e la sua rapidità di pensiero sono le armi migliori per superare questo tipo di ostacolo. Rischio 3, gestione delle aspettative. L'arrivo di un'icona come Modric genererebbe enormi aspettative mediatiche e tra i tifosi. Sarà fondamentale da parte del club e dello staff tecnico comunicare correttamente il suo ruolo, un leader di qualità, un gestore di gioco, non un salvatore della patria, da cui attendersi un rendimento quantitativo da trentenne. Analisi dell'opportunità. Opportunità 1, innalzamento immediato del tasso tecnico e del QI calcistico, e qui questi sono i motivi per cui il Milan ha fatto bene a prenderlo. Modric introduce nel centrocampo del Milan una qualità di palleggio, una visione di gioco e una capacità di lettura delle situazioni che attualmente nessun altro giocatore in rosa possiede. Opportunità 2, impatto immediato, plug and play. A differenza di un giovane talento, Modric è un giocatore che non necessita di un periodo di adattamento. La sua esperienza e intelligenza gli permettono di integrarsi e migliorare le performance della squadra fin dalla prima partita. Opportunità 3, arbitraggio, valore costo. L'occasione di ingaggiare un giocatore di questo calibro, capace di influenzare positivamente il centrocampo, lo spogliatoio e il brand a parametro zero, rappresenta un'anomalia di mercato e una mossa strategica di grande acume. Il rapporto costo-beneficio è potenzialmente tra i più alti e immaginabili. Giudizio finale. L'operazione Luka Modric non è una scommessa sul passato, ma un investimento calcolato sul presente e sul futuro a breve e medio termine. I rischi principalmente legati alla gestione fisica sono noti e possono essere mitigati da una programmazione intelligente. I benefici, al contrario, sono trasversali e potenzialmente enormi, dalla qualità in campo alla leadership nello spogliatoio, dalla crescita dei giovani al prestigio del brand. È l'archetipo del giocatore che con la sua sola presenza può trasformare una squadra di alto potenziale in una squadra vincente. Credo, ragazzi, che con questa relazione accurata e precisa siano emersi gli enormi, tantissimi motivi per i quali il Milan ha fatto bene a prendere Modric, motivi che credo che possano togliere qualsiasi dubbio a tutti gli scettici che hanno pensato che questa fosse semplicemente un'operazione di marketing. Ma adesso andiamo sulle immagini e vediamo insieme alcune delle azioni che possono spiegare meglio di qualsiasi parola le abilità di questo giocatore. Tiro da fuori area direttamente nell'incrocio dei pali. Un'abilità
che hanno solo in pochi. E questo non è un gol della domenica che Modric ha trovato in una particolare partita, è uno dei tanti che questo giocatore ha fatto. Qui c'è un altro, stop, controllo, tiro a mezz'aria sul palo lontano dove il portiere non può nulla. Calcio di punizione nell'incrocio dei pali. E poi altre qualità: intercetto, corsa, rapidità di movimento, tackle, capacità di leggere la situazione, passaggio di prima senza perdere tempo per innescare il compagno di squadra, ripartenza immediata in velocità a 39 anni in mezzo a 3 giocatori che cercano di fermarlo, lancio lungo in profondità per liberare il giocatore alle spalle dei difensori, intercetto in fase di riaggressione immediata per recuperare palla vicino all'area di rigore, controllo, stop, controllo, tiro nell'incrocio, lancio da campo a campo, da parte a parte sui piedi del compagno di squadra, lancio in profondità, mette il pallone sui piedi del compagno di squadra, lancio filtrante, mette il giocatore davanti al portiere tagliando tutta la difesa avversaria. No look, passaggio no look d'esterno, la famosa trivela, mette il giocatore al di là della linea avversaria. Lancio in profondità per cambiare campo da fascia a fascia. Capacità di reggere la prima pressione, di controllare il pallone sotto pressione e di liberarsi dalla marcatura. Intercetto in fase di non possesso, doppio dribbling, tiro sul palo lontano a mezz'aria, imprendibile per il portiere. Controllo, dribbling secco e lancio in profondità a pescare un compagno di squadra. Intercetto, ripartenza e lancio del proprio compagno in contropiede. Controllo, dribbling, contro dribbling e gol di esterno. Controllo, dribbling, contro dribbling, tiro nell'incrocio dei pali, portiere fermo. Ragazzi, io potrei star qui a farvi vedere altre centinaia e centinaia di queste immagini, perché queste non sono immagini di 20 anni fa, di 15 anni fa, sono immagini di qualche anno fa e alcune sono immagini dello scorso campionato, quindi è inutile che vi faccia vedere in loop le qualità di questo giocatore. Questo è un giocatore straordinario, è un giocatore equiparabile a Messi, a Cristiano Ronaldo per capacità calcistica, intelligenza calcistica, doti atletiche, doti tecniche, eccetera. Quindi questo è un giocatore che può cambiare totalmente l'aspetto della nostra squadra. Quando hai in squadra un giocatore del genere, tutti gli altri giocatori si sentono più forti, tutti gli altri giocatori si sentono motivati. Quando hai in squadra un giocatore esemplare nel comportarsi dentro e fuori dal campo e non hai più i vari Theo Hernandez che vanno magari, non so se è successo, però potrebbe essere andato in locali a ubriacarsi, a drogarsi, a fare altre cose, tutto da dimostrare, quindi non si può dire che questa cosa sia successa, ma anche solo il sospetto che un giocatore possa aver fatto una cosa del genere e il fatto che abbia fatto quello che ha fatto nel cooling break, ribellandosi all'allenatore, eccetera, è un esempio pessimo per tutta la squadra, per i giovani, per l'ambiente, per lo spogliatoio, eccetera. E quindi quando hai in squadra invece un giocatore esemplare come Modric fuori e dentro dal campo, come dicevo, questo è un valore aggiunto che ha come posso dire, che ha un effetto pazzesco, positivo sullo spogliatoio, sull'ambiente, sui giocatori, quelli giovani, quelli meno giovani, eccetera. L'apporto tattico, l'apporto tecnico è fuori discussione, è uno che risolve le partite da solo, è uno che ti mette il pallone sui piedi davanti al portiere. Voi immaginate Modric che lancia Leao o Modric che mette i palloni per Jimenez
Santi Jimenez, oppure per una punta che verrà quando hai in squadra un giocatore come Modric, la punta o gli attaccanti esterni, le ali, eccetera, si fregano le mani perché sanno che nell'arco di una stessa partita, per quanto posso giocare magari mezz'ora, 40 minuti e non 90 minuti, sicuramente arriveranno dei palloni che nessun altro giocatore è in grado di darti e quindi entri in campo con una motivazione diversa, con la certezza che ti divertirai, con la certezza che potrai portare a casa la vittoria. Io credo che questa presentazione, questo video che ho fatto di presentazione di questo giocatore lo abbia collocato in un'altra posizione rispetto a come era stato posizionato nella mente di molti tifosi. Era stato etichettato come un bollito, un giocatore che non poteva dare niente, che veniva a prendere gli ultimi soldi, che veniva a svernare da alcuni, fortunatamente non da tutti, ma io credo che questo video, queste caratteristiche e soprattutto queste immagini possono aver tolto, come dicevo, qualsiasi tipo di dubbio del fatto che il Milan abbia colto un'occasione e l'abbia portato a casa. Spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi nei commenti cosa ne pensate, ci vediamo nei prossimi video, sempre Forza Milan.